Buongiorno a tutti, con largo anticipo ma con vostra richiesta sono lieta di presentarvi la ricetta 2024 della colomba. Allora, faremo una colomba, ve la propongo con lievito madre solido, in questo caso io andrò a impastare con lievito madre solido, ma naturalmente potete farla anche con lievito madre liquido, vi metto nell'info box la conversione per i licoli, ok? Potete provare a farla, non sarà la stessa cosa ovviamente, anche con il lievito di birra facendo il lievitino. Vi metto sempre sotto in descrizione le dosi per poter creare questo lievitino, per poterla fare anche con il lievito di birra, anche se sinceramente ovviamente io penso che un grande lievitato vada fatto con lievito madre. Però avete molto insistito l'altra volta per il lievito di birra, per cui potete fare questo lievitino e potete usarlo come se fosse, diciamo, il vostro lievito madre. Altra cosa, praticamente per i rinfreschi preparatori, cosa molto importante, prima di tutto il lievito non deve essere tenuto sempre in frigorifero, ma deve essere gestito in cantinetta o a temperatura ambiente almeno per una decina di giorni, diciamo. Quindi non deve essere un lievito troppo acidico. Se lo gestite sempre in frigo, lo lasciate una settimana, 10 giorni, sempre a temperatura ambiente, rinfrescato ogni giorno, ma a temperatura ambiente. Ok, i rinfreschi preparatori, per quanto riguarda poi i liquori, ecco, non deve essere sempre in frigorifero, ma andate a vedere poi i video che vi metto sotto per la gestione corretta dei liquori e giusta anche da utilizzare per un grande lievitato. Un'altra cosa, i rinfreschi preparatori sono due in realtà, anche se premetto che la sera prima il lievito madre deve essere ben rinfrescato il giorno prima, diciamo, dei rinfreschi preparatori, per cui non abbiamo un lievito collassato, non cominciamo con un lievito collassato ovviamente a fare questi due rinfreschi, ma cominciamo comunque da un lievito magari siano liquidi raddoppiato, su un lievito madre triplicato, ma non diciamo al collasso. Faremo un rinfresco 1 a 2, 27-28 gradi vanno bene, 26, anche se non raggiungete queste temperature non preoccupatevi, 26-27 gradi, un rinfresco 1 a 2 e un rinfresco 1 a 1 oppure 1 a 1 e mezzo, non ha importanza perché comunque questo è sempre sui 27 gradi. Questo diciamo 26-27 gradi, non esagerate comunque con le temperature. Questo vi parlo del lievito madre solido, ok? Per quanto riguarda il licoli, va fatta la stessa procedura, va benissimo, però sì, poi dicono che serve anche soltanto un solo rinfresco. Io in realtà ne faccio due anche per i licoli perché comunque lo preparo, è più attivo secondo me e per cui farne due serve sempre comunque. Però non a 28 gradi solitamente per i licoli. Per i licoli utilizzate la temperatura ambiente tranquillamente, ok? 21 gradi, 23 gradi, va benissimo. Non utilizzate la cella di lievitazione oppure la lucina del forno per i licoli, per i rinfreschi, perché altrimenti poi andiamo a rovinare proprio tutto lì. Per cui abbiamo detto un rinfresco 1 a 2, un rinfresco 1 a 1 oppure 1 a 1 e mezzo, questione soltanto di tempistiche. Poi qua sui 27 gradi per la pasta madre solida e sulla temperatura ambiente 21-23 gradi per i liquidi. Ok? Andiamo a fare questi rinfreschi preparatori che ci preparano al nostro grande lievitato. Allora, se avete il pH-metro, tanto meglio, il pH deve essere 4.25. Io lo utilizzo a 4.25, poi qualcuno impasta anche a 4.10, va benissimo. Siamo un po' lì al limite, nel senso che più basso di 4.10 poi dovete fare attenzione perché potrebbe essere magari troppo acido, per cui io vi consiglio 4.2, 4.25 se avete il pH-metro naturalmente, altrimenti utilizzate i licoli prima del raddoppio
un pochino prima del raddoppio. Con la pasta madre solida diciamo al triplo diciamo del suo volume, ovviamente quando è un po' al massimo della sua crescita. Non attendete troppo oltre, naturalmente, non avendo il pH-metro un po'. È uno strumento naturalmente che io consiglio. Vi metto poi nell'info box anche un'area dedicata dal mio Amazon shop, ho proprio un'area dedicata a questi strumenti. Ci sono più o meno costosi. È comunque una cosa che vi aiuta soprattutto se gestite grandi lievitati, anche per, diciamo, la misurazione del primo impasto, eccetera. Comunque adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad impastare. Video! Ingredienti per il primo impasto per una colomba da 1 chilo. Farina tecnica, quindi da panettone, 180 grammi. Acqua, 80 grammi. Tuorlo d'uovo, 70 grammi. Lievito madre solido, 70 grammi, oppure 90 di liquidi, togliendo però 20 grammi di acqua iniziali. Zucchero bianco normale semolato, 80 grammi, e burro possibilmente da centrifuga, comunque derivante da panna, 80 grammi. Adesso, prima cosa che dobbiamo fare è l'autolisi, quindi versiamo nella nostra planetaria o nella nostra impastatrice, in questo caso la nostra Hydro Plus, l'uovo, la farina e l'acqua, quindi mixiamo la farina assieme a tutte le cose liquide che abbiamo. Così gran parte del lavoro praticamente l'abbiamo già fatto. Andiamo sulla velocità 1, potete alternare velocità 1 e retromarcia, oppure andare sempre su velocità 1 comunque, perché comunque è abbastanza morbida come autolisi, soprattutto se utilizzate il lievito madre, perché comunque inserite tutta l'acqua, che è un attimino di più rispetto a quando utilizzate il liquido. Adesso la lasciate riposare per 20 minuti e poi possiamo cominciare adesso a questo punto a inserire prima di tutto il lievito madre, in questo caso che è solido lo facciamo a pezzettini, e se è liquido ad esempio ne versiamo un po' alla volta. Adesso a questo punto, cosa molto molto importante, la nostra autolisi deve diventare un tutt'uno con il nostro lievito prima di inserire altri ingredienti, cosa molto importante. Partiamo da una temperatura di 21 gradi adesso a questo punto, perché comunque è lasciato a temperatura ambiente, mentre se utilizzate la planetaria vi consiglio di mettere tutto in frigo. Adesso versiamo lo zucchero lo versiamo abbastanza, diciamo, velocemente e tranquillamente, perché guardate, noi abbiamo fatto l'autolisi apposta per essere più tranquilli con l'inserimento dello zucchero e anche degli altri ingredienti. Infatti, come vedete, non c'è nessuna difficoltà, ecco. L'importante è che se utilizzate magari la planetaria mettete tutta la ciotola con dentro l'autolisi, come vi ho mostrato nel video del panettone, dentro nel frigorifero, così comunque mantenete una temperatura più fresca e siccome il macchinario scalda di più poi la planetaria rispetto alla spirale non avete problemi. Ecco, burro comunque fresco da frigorifero a cubetti, in ogni caso sia per la planetaria che con l'impastatrice a spirale. Teniamo comunque delle temperature abbastanza basse, questo è molto importante soprattutto per il primo impasto, anche per il secondo, ma il primo impasto, diciamo, se parte già a una temperatura troppo alta siamo rovinati. Qua comunque noi non preoccupatevi, perché poi vi faccio vedere la temperatura. Il burro va inserito in 2 o 3 volte, ecco, magari lasciate un attimino più di agio con la planetaria, nel senso inseritelo in più volte, cercate di fare pezzettini più piccoli possibile con la planetaria e poi andiamo comunque, ci vorrà 5 minuti,
stiamo utilizzando delle velocità comunque non elevate. Abbiamo 21 gradi, siamo sulla velocità 3 tranquillamente, non abbiamo bisogno di altro. Ed ecco qua finito il nostro bel primo impasto. Come potete vedere c'è proprio la velatura, e adesso lo lasciamo a 21 gradi, io lo metto in cella fino al triplo. Se cambiano leggermente le temperature poi cambieranno anche le tempistiche, ecco. Possiamo nel frattempo creare la nostra glassa di mandorle che ci servirà per infornare la nostra colomba. 25 g di farina di mandorle, 25 g di amido di mais, 25 g di albume d'uovo e 45 g di zucchero a velo. Allora adesso praticamente dobbiamo mixare tutte le polveri, per cui lo zucchero a velo, la farina di mandorle e l'amido di mais. Li mixiamo in un mixer come questo per circa 30 secondi e comunque devono essere ben mescolati ed omogenei. Poi aggiungiamo l'albume d'uovo e mescoliamo ancora per circa 30 secondi. Poniamo tutto in frigorifero. Ingredienti per il secondo impasto: dobbiamo avere il primo impasto triplicato, 60 g di farina tecnica, 5 g di malto diastasico, mi raccomando, 70 g di tuorlo d'uovo, 20 g di zucchero, 10 g d'acqua, 3 g di sale, 145 g di burro, 18 g di pasta d'arancia oppure grattugiate alla buccia, non la parte bianca naturalmente, solo quella esterna, di 2 arance e di un limone. Potete mescolare con 13 g di miele di acacia, 230 g poi di sospensione a piacimento, in questo caso io utilizzo canditi e anche uvetta. Potete utilizzare quello che più preferite, anche cioccolato o altro. Inseriamo nella nostra impastatrice a spirale, la Magic Chef, inseriamo il nostro primo impasto triplicato o comunque quasi triplicato. Abbiamo inserito anche un pochino di farina, non tutta, assieme al malto. Io sto utilizzando il malto in polvere, comunque sempre 5 grammi anche per quello in sciroppo. Iniziamo con bassissime velocità, lo facciamo andare proprio al minimo perché deve proprio mixarsi assieme alla farina, al nostro primo impasto, la farina e alla farina di malto, diciamo. Adesso pian piano andiamo a inserire poi anche il resto della farina, perché così diciamo evitiamo che resti magari sulle pareti, quindi andiamo a metterla pian piano, tanto ci mettiamo proprio un paio di minuti, ma con tutta la nostra calma. Poi abbiamo un bel impasto pronto per assorbire l'uovo e una parte veramente minima di zucchero. Adesso inseriamo quindi tutto, lasciamo comunque basse temperature, basse velocità, anche con la planetaria, mi raccomando, basse velocità, a piano. Facciamo assorbire bene questa farina all'impasto, poi procediamo, una volta ben assorbito, con lo zucchero, col poco zucchero che abbiamo da mettere, che sono 20 grammi al massimo, e lo inseriamo proprio in 2 volte subito tutto assieme praticamente, perché comunque è talmente poco che sicuramente non ci rovinerà la maglia glutinica, per cui non preoccupatevi, mettetelo pure assieme, tutto assieme, non c'è problema, non abbiamo un grandissimo quantitativo di zucchero. Adesso versiamo piano piano il nostro tuorlo, questo lo versiamo un po' alla volta, in 3 o 4 volte almeno, così in modo da non rovinare comunque il nostro impasto. Adesso siamo sulla velocità 3, comunque stiamo facendo tutto su velocità non elevate, tranquillamente ce la facciamo. Le velocità elevate le utilizziamo quando abbiamo delle idratazioni un po' più alte, diciamo. Adesso attendiamo magari che assorba bene il tuorlo prima di versarne altro. Facciamo così, lo dividiamo in 3 o 4 volte e
iniziamo a inserirlo tutto. Una volta che poi l'abbiamo inserito tutto, dobbiamo pensare a versare il resto degli ingredienti. Cominciamo poi dall'acqua, quel briciolo di acqua che abbiamo, magari comunque fresca, in modo di mantenere comunque una temperatura costante, una temperatura abbastanza bassa, non elevata. Anche questo ci può aiutare. Mettiamo un goccio di acqua fresca e mettiamo subito dopo praticamente il sale bianco o rosa che avete. Io utilizzo sempre in cucina il sale rosa, quello che avete va benissimo. Adesso lo inserite tutto assieme, naturalmente il sale senza problemi, così cerchiamo di inserirlo al centro, abbastanza al centro, e adesso facciamo andare ancora un po' la nostra macchina, aumentiamo proprio di poco la velocità così da far assorbire bene il nostro sale, e poi dobbiamo cominciare a inserire anche il burro sempre a pezzetti e freddo, di frigorifero. Consiglio sempre, vi ricordo, con planetaria, a pezzi più piccoli possibile, diciamo, e con una temperatura comunque fresca, così da mantenere comunque la temperatura fresca e far assorbire in modo più facile a piccoli pezzetti il nostro burro. Magari con la spirale sicuramente si possono fare pezzetti un po' più grandi tranquillamente. E adesso un bel quantitativo di burro, abbiamo 145 grammi di burro da far assorbire al nostro impasto, quindi è un impasto molto ricco. Questa volta è veramente un impasto molto molto ricco, ma vi garantisco comunque con una spirale assolutamente non avrete problemi, ma comunque anche con una planetaria soltanto questione di attendere un po' alla volta. Ecco, se vedete che si sta leggermente scaldando, ecco, specialmente attenzione con il liquori di non superare troppo le temperature 26 gradi, anche comunque con la solida. Se vedete che si sta scaldando troppo, rallentate, vi fermate e riprendete dopo 10 minuti, comunque quando è scesa un pochino la temperatura. Adesso abbiamo incordato bene, abbiamo inserito molto bene il nostro burro, abbiamo una temperatura comunque di 19-20 gradi, come vedete, e quindi assolutamente non si è scaldato l'impasto. Adesso dobbiamo soltanto inserire il nostro aroma che non abbiamo inserito fino adesso, che è la nostra pasta d'arancia. Allora, naturalmente per la vaniglia, c'è chi mi chiede per la vaniglia, assolutamente potete inserire anche la vaniglia. È solo una questione, diciamo, di abitudine, perché comunque io penso che non ci sia poi tutta questa differenza nel panettone ad inserire la vaniglia, per cui la sto inserendo. Ecco, adesso è ben incordato, controllate, e potete sulla velocità minima o velocità 1 inserire poi le vostre sospensioni. Io ho inserito uvetta perché adoro l'uvetta e dei canditi artigianali, arancia e cedro. Allora, solitamente la colomba classica si fa anche solo con canditi, diciamo, sono io che ho inserito anche l'uvetta perché veramente mi piace molto. La lascio naturalmente a mollo per almeno 2-3 ore e l'importante è che la laviate molto bene e la tamponiate anche, non deve avere residui di acqua, ecco, dovete farla sgocciolare. Poi potete utilizzare anche cioccolato o tutto il resto degli ingredienti che più preferite. Ecco, adesso si è formata bene la maglia, andiamo ad inserire in un contenitore per fare una mezz'oretta di puntata. A questo punto 40 minuti, diciamo 40 minuti di puntata all'interno del contenitore, e poi andiamo a stagliare, perché io ne sto facendo 2. Se non stagliate, fate semplicemente una piega come questa di rinforzo, senza naturalmente poi dividere l'impasto.
Adesso vi sto facendo vedere comunque la procedura e lo staglio su 2 colombe, ma vi sto dando gli ingredienti naturalmente per una, in modo che voi possiate poi moltiplicare a vostro piacimento più facilmente le dosi. Ecco, adesso lo lasciamo almeno 40 minuti in puntata qua sul banco, poi dividiamo, se dovete dividere, avete più di una colomba come me, dividiamo e pesiamo naturalmente i 2 panetti, devono essere giusti, devono essere un po' più di 1 chilo, ecco, su 1,80 kg circa. Anche il vostro unico panetto, se fate soltanto una colomba, deve essere giusto. Ecco, se c'è qualche pezzo da aggiungere lo mettete poi sotto, lo mettete sotto e rigirate tutto. Attendiamo mezz'ora. Intanto vi illustro, diciamo, i pirottini, quelli giusti da utilizzare, che ve li lascio in descrizione. Potete naturalmente prenderli quindi su Amazon, sono quelli belli rigidi. E adesso dobbiamo prendere 1/3 del vostro panetto, 1/3 si utilizzerà per fare le ali della colomba. Le ali della colomba che io solitamente faccio in questa maniera. Ci sono vari modi poi di farle. Qualcuno fa le palline, qualcuno fa una linea sempre così, però la tiene dritta, quindi fa una specie di croce alla fine con il pezzo più grande sopra. Io la faccio di solito alla vecchia maniera, per cui con questo facciamo una U all'interno, diciamo una U ribaltata all'interno del nostro pirottino. E adesso vi faccio vedere anche la seconda parte, che questo sarebbe il corpo della colomba. Va messo poi sopra, naturalmente lo andiamo a formare e a compattare bene in questa maniera, lo perliamo, diciamo, anche questo, e lo andiamo a mettere poi sopra. Deve risultare proprio così, vedete, le ali sono messe sotto a U e poi sopra una U ribaltata sopra tutto il corpo. Lo lasciamo per fino a 1,5 cm dal bordo in cella, massimo 23 gradi, oppure a temperatura ambiente tranquillamente. Poi prima di infornare tiriamo fuori dal frigorifero e mettiamo magari in un sac à poche nella nostra glassa, così come è comodissima per essere messa sulla nostra colomba, che è pronta. Come vedete è 1,5 cm dal bordo, così deve risultare, non troppo alta, diciamo, e andate a mettere, non esagerate, mi raccomando, altrimenti fa un crostone tutto unico e poi non va bene. Mettiamo gli zuccherini e poi io metto un po' di zucchero a vero, questa qua è mia abitudine. Potete, se volete, anche aggiungere le mandorle naturalmente. Adesso inserite a una temperatura di 150 gradi sul ripiano medio-basso. Io utilizzo il ripiano medio-basso, c'è chi utilizza magari anche sempre quello basso, ma comunque la colomba non ha un'altezza esagerata, per cui mi trovo bene sul ripiano medio-basso. Inseriamo dopo 40-45 minuti la sonda con il nostro comodissimo termometro che vi lascio in descrizione, e con lo spillone oppure con dei ferri che comunque avete dritti cerchiamo di infilzare tra le ali e il corpo in questa maniera la nostra colomba, e la possiamo lasciare a testa in giù per almeno 9 ore. Comunque se la fate la sera va bene tutta la nottata, poi la mattina seguente la potete confezionare. E questo è il nostro bellissimo risultato. Però adesso vi do 2 informazioni prima del taglio. Ok, per la conservazione a questo punto comunque del nostro grande lievitato dobbiamo fornirci di sacchetti per alimentari come questi. Sono un po' più grandi rispetto a quelli da chilo per panettone, perché comunque la colomba è più grande, diciamo, come circonferenza, e quindi ha bisogno comunque di un po' più di spazio. Comunque vi metto
quelli appositi anche in descrizione se non li trovate in qualche negozio, perché su Amazon ci sono naturalmente, e poi dovete fornirvi di alcol 96 gradi, che è quello che si utilizza anche per la produzione di liquori, quello alimentare, e vi consiglio ovviamente, cioè dovete avere un vaporizzatore come questo, diciamo uno spray, per dare 2 o 3 spruzzatine sul fondo del sacchetto proprio appena prima di inserire la vostra colomba all'interno. Poi chiudete molto molto bene e potete lasciarlo almeno 48 ore, perché comunque si consiglia di mangiare a grande lievitato dopo 48 ore. E adesso finalmente è il momento del taglio, il momento decisivo. Vediamo com'è andata e come ha lievitato la nostra colomba. Sono proprio curiosissima. Wow. Voi cosa dite? Cioè, cosa ne pensate? Io sono molto contenta veramente di questa nuova ricetta. Penso che la userò molto prima di Pasqua questa ricetta. Voi? Ci proverete a farla? Fatemi sapere tra i commenti cosa ne pensate. Io me la segno e non me la cancello più di sicuro questa, Anche perché comunque sembra morbidissima. Adesso ne taglio proprio una bella fetta e è veramente profumatissima. Guardate, è veramente morbida, davvero. Non vi dico il profumo che c'è qua, ragazzi. Allora, io vi lascio gli ingredienti, la conversione, eccetera, nell'info box, ve l'ho già detto. Spero tanto che voi ci proviate, fatemi sapere i risultati che avete, ma anche tutte le vostre perplessità qua sotto nei commenti, mi raccomando. Allora, per poter commentare, mettere mi piace, eccetera, ed iscrivervi, naturalmente, cosa molto molto importante, con campanella. Dovete assolutamente entrare dall'applicazione di YouTube ed entrarci, magari anche non dall'applicazione, dovete creare un account, come per qualsiasi social dovete avere un account per poter commentare, per poter mettere like, eccetera. Questo è indispensabile naturalmente, e dovete avere un account Gmail. Quindi se avete una Gmail utilizzate questo account e potrete entrare tranquillamente, accedere con il vostro account su YouTube, poter commentare, possiamo finalmente comunicare, eccetera. Vi chiedo quindi di mettere un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi, ok? Ci vediamo al prossimo video, che sarà una video ricetta, un video consiglio, non si sa. Voi iscrivetevi con campanella per ricevere la notifica. Alla prossima!